Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il canto dei cuori ribelli, scritto da Triti Umrigar. È un romanzo che esplora la complessità delle relazioni umane attraverso la lente della cultura indiana. Ambientato in un contesto ricco di tradizione e modernità, il libro segue le vite di diverse donne, ciascuna combattuta tra i propri sogni e le aspettative che la società ha su di loro. Umbrigar riesce a catturare l'essenza della lotta per l'identità e la libertà personale in un mondo che spesso le reprime. Le storie individuali si intrecciano, formando un arazzo vivente delle esperienze femminili, arricchendo il lettore di emozioni e riflessioni profonde. I temi fondamentali del romanzo affrontano le sfide dell'amore, della famiglia, della classe sociale e della lotta per la giustizia sociale, rendendo il racconto universale e toccante. I lettori saranno attratti non solo dalla narrazione avvincente, ma anche dalla bellezza dei paesaggi descritti e dai momenti di introspezione. Umbrigar porta in vita personaggi vibranti e autentici, che lottano per il loro posto in un mondo in continua evoluzione. Questo libro si rivela un viaggio emozionale e stimolante, che invita a riflessioni importanti sui diritti delle donne e sul cambiamento sociale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la resilienza femminile. Il romanzo mette in evidenza la resilienza delle donne di fronte alle sfide e alle avversità. Le protagoniste si trovano spesso a fronteggiare situazioni complicate, sia nei rapporti personali che nel contesto sociale. La resilienza diventa un tema centrale, poiché le donne dimostrano una forza incredibile nel cercare di costruire le proprie vite, nonostante le aspettative e le pressioni esterne. Attraverso il racconto delle loro lutti e trionfi, Umrigar illustra come le donne possano trovare il coraggio di resistere e reagire. Le esperienze delle protagoniste non sono solo a livello individuale, ma si intrecciano con la storia collettiva del loro paese, mostrando il potere di una comunità unita nel cercare il cambiamento. Secondo, le dinamiche familiari. Un altro tema fondamentale nel romanzo è rappresentato dalle dinamiche familiari. Le relazioni tra madri, figlie, sorelle e consorti sono al centro della narrazione, rivelando le complessità e le tensioni insite nei legami familiari. Umrigar utilizza questi legami per esplorare le aspettative culturali e le sfide che queste donne devono affrontare, portando a volte a conflitti intergenerazionali. La narrazione permette di comprendere come l'amore possa coesistere con il dolore e la frustrazione, e come le donne tentino di trovare un equilibrio all'interno delle loro famiglie. Le scelte fatte dai personaggi sono influenzate non solo dalle loro esperienze, ma anche dalle tradizioni familiari e dai valori culturali. La complessità delle relazioni familiari invita a una riflessione più ampia sulla struttura sociale e sui ruoli di genere. Terzo, il contesto sociale e politico. Umrigar non si limita a raccontare storie personali, ma esplora anche il contesto sociale e politico dell'India, rivelando come questi fattori influenzino la vita delle donne. Il racconto si svolge in un periodo di cambiamenti significativi e tensioni politiche, e le protagoniste devono affrontare le conseguenze di un sistema che spesso esclude e marginalizza le loro voci. La critica sociale è evidente, e il romanzo invita a riflettere sulle ingiustizie e le disuguaglianze che permeano la vita quotidiana. Attraverso le esperienze delle donne, Umrigar ci costringe a confrontarci con le sfide più ampie della società, sollevando questioni di classe, casta e disparità di genere. Quarto, la ricerca dell'identità. La ricerca dell'identità è un tema centrale in Il canto dei cuori ribelli. Le protagoniste sono in viaggio per trovare la loro vera essenza e capire chi sono al di fuori delle etichette sociali e familiari che sono state loro imposte. Questo viaggio di autoscoperta è spesso tormentato e pieno di ostacoli, ma è anche pieno di momenti di rivelazione e crescita personale. Umrigar raffigura abilmente il conflitto tra il desiderio di conformarsi e la necessità di affermare la propria individualità. Le donne devono affrontare le loro paure e le loro insicurezze,
affrontando sia le pressioni esterne che quelle interne. La narrazione invita il lettore a considerare anche la propria identità e le forze che la modellano. Infine, l'amore e il sacrificio. Infine, il romanzo affronta il tema dell'amore e del sacrificio, esplorando come questi concetti interagiscano nel contesto delle relazioni femminili. L'amore in tutte le sue forme, romantico, fraterno, materno, è presentato come una forza potente, ma anche come una fonte di sofferenza. Le protagoniste devono spesso fare compromessi e sacrifici per coloro che amano, mettendo in discussione il loro autodeterminazione e la loro felicità. Umrigar mostra come l'amore possa essere sia un legame che una catena, evidenziando la complessità delle scelte che devono affrontare le donne. Il lettore viene così invitato a riflettere su cosa significa realmente amare e su quali costi può comportare. In conclusione, Il canto dei cuori ribelli è un'opera imprescindibile per chiunque sia interessato a comprendere le esperienze delle donne in un contesto socio-culturale complesso come quello indiano. Il libro offre non solo una narrazione coinvolgente e ricca di emozioni, ma anche spunti di riflessione sui diritti delle donne, l'identità e la lotta per giustizia sociale. La scrittura poetica di Umrigar e la profondità dei suoi personaggi rendono la lettura un'esperienza appassionante e arricchente. Il romanzo è adatto a lettori di tutti i generi, in particolare per coloro che sono alla ricerca di storie che affrontano temi di resilienza, amore e autoscoperta. Leggere questo libro permette di ampliare la propria prospettiva sulle lotte quotidiane delle donne e sull'importanza del cambiamento sociale. Grazie alla sua esplorazione dei legami umani e delle sfide personali, questa opera incoraggia il lettore a riflettere sulla propria vita e sui rapporti con gli altri. In un mondo in cui il femminismo e la lotta per l'uguaglianza di genere sono più rilevanti che mai, Il canto dei cuori ribelli offre un'importante voce che merita di essere ascoltata. Se vuoi supportare Thriti Umrigar, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.